Ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial su YouTube e su come utilizzarlo al meglio. Nel video parleremo degli handle o identificatori univochi, vi spiegherò come usarli e vi dirò il maggior numero di informazioni possibili su questa nuova funzione di YouTube. Prima di tutto, che cos'è un handle? Prima degli handle c'erano i link del canale, il nome del canale, il link personalizzato. Vi dico subito che queste funzioni rimarranno comunque sul vostro canale e rimarranno inalterate anche se non sarà più possibile creare nuovi link personalizzati. Questo perché se il vostro blog o un altro blog o social media avete condiviso il link nel canale del canale oppure quello personalizzato, questi rimarranno attivi e funzioneranno comunque e non sarà necessario andare a modificare il post o l'articolo del blog dove era presente il vecchio link. Rimane, diciamo, perciò una funzione aperta e non ci sarà rischio di perdere quei link sui vari blog, social media, eccetera. Come si presentavano i vecchi link. Questo era il link classico, quello diciamo che hanno tutti i canali ed è molto lungo ed è ovviamente molto complicato, non ci si ricorderà mai come postarlo. Poi c'è il link personalizzato, molto più semplice, praticamente il link di YouTube più /c/ e poi il nome del canale o comunque quello che si aveva inserito quando si aveva aperto il link personalizzato, che vi ricordo adesso non è più possibile aprire o creare, e poi il nome del canale. In questo caso il nome del mio canale, ve lo faccio vedere subito anche sul mio canale, è questo, che può essere modificato quando e come si vuole, insieme al banner, ovviamente si può modificare sia uno che l'altro. E qui invece troviamo il nuovo identificativo, ovvero l'handle appunto. Per poter modificare l'handle dovete andare in YouTube Studio, nella sezione modifica o in questa pagina. Ora vi faccio vedere come andare. Praticamente da qui andate da YouTube Studio, andate in personalizzazione. Personalizzazione, andate in informazioni di base, configura il tuo handle, qui potete mettere il nome del vostro handle, dire. Ovviamente questo non lo voglio mettere. E poi qui c'erano i vecchi link che potete ancora copiare e incollare se volete condividerli. Perfetto. Torniamo alla nostra schermata iniziale. Abbiamo visto come erano gli handle prima e come sono adesso. Vi faccio vedere invece com'è la pagina per modificare gli handle direttamente dal link che vi avevo consigliato prima. Il link è semplicissimo, youtube.com/handle per chi non sa l'inglese. Una volta che si è qua, si clicca su modifica handle e viene fuori il nuovo, diciamo, si può inserire il nuovo handle. Vi faccio vedere, qua ci sono gli handle che ho come disponibili e qui quello che voglio aggiungere nuovo, se non voglio scegliere uno di questi due. Ogni tanto, cioè in questo caso suggerisce un handle che era già, diciamo, stato selezionato e ti dà una opportunità di aggiungere uno ancora nuovo. Perfetto, adesso torniamo ancora alla nostra schermata iniziale e andiamo avanti con il video. Adesso vi insegno un trucchetto per chiedere a chi visiona il vostro canale di iscriversi utilizzando il nuovo handle. Allora, andiamo sempre qua. Torniamo qui. Praticamente cosa si può fare? Si copia il link del canale, ovvero quello con l'handle, semplicissimo, il link verso YouTube, poi chiocciola il nome dell'handle.
poi si aggiunge un punto di domanda, sub, l'underscore o trattino basso, confirmation uguale 1. Quando si crea questo link, cosa succede? Se andiamo in una barra, ecco qua, lo incolliamo nella barra di Google, viene fuori il canale, adesso abbassiamo, fermiamo il video che parte subito la musica, e viene fuori questa richiesta, conferma iscrizione al canale. Chiunque cliccherà su quel link che vi ho dato potrà iscriversi al canale o potrà annullare, non iscriversi. In questo caso faccio annulla, perché ovviamente il canale è il mio, non posso iscrivermi al mio canale. Perfetto, ancora una cosa importante. Che cosa cambia di concreto? Il nome del canale potrà essere modificato come si vuole, ma l'handle rimarrà sempre quello che si è scelto, a meno che non lo modifichi. E mentre il nome del canale potrebbe avere canali anonimi, ovviamente, come avevo già detto, ogni canale avrà il proprio handle univoco, senza che possano essercene due uguali. Questo renderà molto più semplice la ricerca appunto del canale, commentare i video e quant'altro. L'handle infatti sostituirà il nome del canale nei commenti e basterà cliccarci sopra per rispondere. Questo non avviene ancora per tutti i canali, potrebbe non esserci ancora questo passaggio per voi. Gli handle potranno essere utilizzati per citare qualcuno nella tab Community o in un commento di un video. Tab Community, vi faccio vedere subito una cosa interessante. Andiamo nella mia tab Community, eccola qua, questa qui è la tab Community, sono i video che ho condiviso, e qui vediamo un post dove ho citato alcuni canali di YouTube. Ovviamente se pubblicate dei video potete anche citare il mio handle, che è @JohnnyPreti. E se ad esempio in questo post cliccate su uno qualsiasi degli handle, si aprirà il canale che ho diciamo citato con l'handle. È un modo molto interessante per poter magari far conoscere i canali di vostri amici o di conoscenti ai vostri iscritti. Penso che sia più o meno tutto. Ricapitolando, avremo il nome del canale che potremo modificare quando vogliamo. Avremo un vecchio link e un link personalizzato se lo abbiamo creato a suo tempo, e infine l'handle che sarà modificabile, ma meglio sceglierne uno e tenere sempre quello che è stato assegnato a tutti i canali, che sarà diverso per tutti, non esisterà uno uguale all'altro. Qualora non abbiate scelto l'handle del vostro canale, YouTube ne ha creato uno partendo dal nome del vostro canale, ma potrebbe aver aggiunto dei numeri in susseguenza qualora tale nome fosse già stato assegnato ad altri canali, perché potrebbero esserci canali che avevano già lo stesso nome, di conseguenza YouTube è andato a prendere il nome, o meglio la prima parola del nome, e poi ha aggiunto dei numeri. Se il nome dell'handle che volete non è disponibile, provate ad aggiungere dei numeri dopo tale nome, in modo da poterlo modificare fino a quando risulta disponibile. Ovviamente non è possibile chiedere a YouTube di modificare il nome di un altro canale. Se quello che avete scelto è già occupato, dovete per forza sceglierne un altro. Bene, spero di essere stato abbastanza comprensibile, chiaro. Se avete per qualsiasi dubbio sugli handle, se avete altre domande, scrivete nei commenti sotto questo video e chiedete direttamente alla community di YouTube, quello potete assolutamente farlo. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, anche se in questo caso parlo di YouTube, in altri casi parlo di altre cose, vedete che sono dei video abbastanza interessanti, spero. Tutto qua, a posto. Ciao a tutti e al prossimo video, buona giornata.